Ciao a tutti amici di Vanilla, vi saluto da New York. Prima di cominciare un piccolo disclaimer: se siete sensibili, se non vi piacciono le storie di serial killer, assolutamente scappate da questo video, perché anche se non ci saranno immagini cruente, la storia è veramente spaventosissima, impressionante, ecco. Sono infinite le leggende metropolitane e le storie vere che vedono come protagonisti serial killer assetati di sangue. Fra loro, Albert Fish è uno dei più spaventosi e crudeli. È passato alla storia come l'uomo grigio e confessò di aver molestato, ucciso e mangiato un numero di bambini che oscilla fra i 100 e i 400, per lo più afroamericani. Nonostante la confessione, i delitti accertati di Fish non superano le 5 vittime. Fish divenne famoso per la sua brutalità e il suo modus operandi, inoltre per i suoi innumerevoli disturbi sessuali. Sulla sua perversa figura sono stati scritti libri, racconti del terrore e girati film biografici. Questo a testimonianza del fatto che le personalità maledette intrigano e incuriosiscono la psiche umana. Albert Fish nasce il 19 maggio del 1870 a Washington. Nella sua famiglia molti parenti soffrono di malattie mentali gravi. Suo padre, Randall, muore nel 1875 a causa di un infarto fulminante. La madre di Albert, probabilmente per la sua giovanissima età, è incapace di prendersi cura del figlio e il piccolo Albert viene lasciato in un orfanotrofio, dove è vittima di abusi e maltrattamenti. Finisce per sviluppare un disturbo che lo porta a provare forte piacere ed eccitazione quando subisce la violenza corporale. Quando a 12 anni si fa coinvolgere in una relazione amorosa omosessuale con un giovane telegrafista. Proprio in questo periodo inizia a frequentare assiduamente bordelli e bagni pubblici, nei quali sta delle ore a guardare ragazzi nudi e talvolta ad avere rapporti sessuali con loro. Nel 1890 si trasferisce qui, a Brooklyn, a New York, dove inizia a fare il gigolò, ma nonostante il lavoro nel quale accompagna uomini adulti, Albert è attratto da bambini e ragazzi che continua a molestare e stuprare regolarmente negli anni che seguono. La madre, che nel frattempo era tornata ad avere la patria potestà su Albert, per evitare pettegolezzi pericolosi, gli organizza un matrimonio con una ragazza di qualche anno più piccola di lui. Dalla relazione nascono 6 figli, dei quali, in modo curioso, se vogliamo, visto il personaggio e visto le sue devianze sessuali, Fish non abusa mai. Qualche anno più tardi viene arrestato per furto e sconta la sua pena nel carcere di Sing Sing. La moglie però si rende conto dei disturbi psichici e dell'infinità di problemi, delle numerose problematiche sessuali delle quali soffre l'uomo, e lo lascia per iniziare una relazione con un tuttofare. Ed è proprio dopo la fine del suo matrimonio che Albert inizia a praticare l'autolesionismo, infilandosi aghi nell'inguine e nell'addome. I raggi X ai quali viene sottoposto quando sarà arrestato, molti anni più tardi, mostreranno nel suo corpo 29 aghi di siringa e chiodi, questi anche parecchio lunghi. In seguito l'uomo grigio, come viene soprannominato, comincia a girare per gli Stati Uniti. Durante questa sua vita errabonda riesce a molestare, almeno così dice, un centinaio di bambini, tutti al di sotto dei 6 anni. Il suo modus operandi era il seguente: avvicinava i bambini in modo tale da non spaventarli e, dopo aver conquistato la loro fiducia, li molestava, li violentava, li torturava brutalmente e infine li uccideva e sezionava i loro corpi. In particolare sono 3 gli omicidi dei quali Fish fu il responsabile a terrorizzare l'opinione pubblica statunitense. Quello ai danni di Francis McDonnell, di 8 anni, di Billy Gaffney, di appena 4 anni, e di Grace Budd, di 10 anni. Nel luglio del 1924 viene riportata su tutti i giornali la notizia della scomparsa di un bambino di 8 anni, Francis McDonnell. Qualche tempo dopo la polizia trova il corpo quasi irriconoscibile del piccolo in un bosco e la scena che si trovano davanti i poliziotti è raccapricciante. Il bambino è stato impiccato con le proprie bretelle. L'autopsia rivela che era stato violentato prima di essere ucciso ed erano stati fatti dei tagli, più che dei tagli, degli strappi alla pelle delle gambe e dell'addome. Nei primi mesi del 1927 Billy Gaffney, un bambino che ha circa 3 anni, sta giocando con suo fratello di 12 anni e un loro amico, Billy Beaton, che ha soltanto 4 anni. A un tratto il più grande si allontana e i 2 bambini, con la velocità di un lampo, spariscono nel nulla. Billy Beaton viene ritrovato in camera da letto e quando gli domandano dove si trovi l'amichetto,
risponde che l'ha preso l'uomo grigio. Il suo corpo non viene mai ritrovato, ma la descrizione fisica che fa il bambino conduce senza dubbio ad Albert Fish. L'ultimo è il più terribile, quello che scuote maggiormente l'opinione pubblica americana. Il 25 maggio del 1928 Albert legge su un quotidiano l'annuncio di un giovane Edward Budd, il quale è alla ricerca di un impiego. Qualche giorno dopo Fish si presenta alla porta dei Budd con la scusa di voler dare un lavoro al ragazzo. Il suo intento è quello di mutilarlo e ucciderlo, ma quando viene a sapere che Edward ha una sorella più piccola, i piani di Albert cambiano. Un giorno che si trova dai Budd dice che quella sera sarebbe dovuto andare al compleanno della sua nipotina e chiede il permesso di portare con sé la piccola Grace. I genitori Budd consentono, quell'uomo ispirava fiducia, ma quella è l'ultima volta che vedono la bambina e naturalmente anche il suo accompagnatore. 7 anni dopo, Albert Fish scrive una lettera indirizzata alla madre di Grace, nella quale confessa il delitto. Nella lettera viene spiegato tutto. La sera del 3 giugno 1928, Fish aveva portato la bambina in una casa abbandonata di campagna. Era entrato per prepararsi e aveva detto alla piccola di aspettarlo fuori in giardino. Una volta pronto, aveva chiamato Grace, la quale era entrata in casa, e aveva trovato Albert completamente nudo. In preda alla paura, la bambina aveva cominciato a piangere. A quel punto lui l'aveva spogliata, l'aveva soffocata e poi l'aveva sezionata. Fish scrive alla fine che una volta tornato a Brooklyn aveva cucinato le parti del corpo di Grace e che per mangiarla tutta era stata necessaria circa una settimana. Sulla lettera indirizzata alla madre di Grace, che è di una violenza impressionante, ve la lascio disponibile qui sotto nel link ed è su Wikipedia, è raffigurato un simbolo con scritto NYPCBA, New York Private Chauffeur Benevolent Association. La polizia, grazie alla collaborazione con il presidente dell'associazione, riesce a identificare un uomo legato a quella grafia, che ha qualcosa di particolare. L'uomo identificato si chiama Frank Howard, un inquilino che aveva abitato in una locanda al numero 200 East della 52esima strada. Oggi è pieno di grattacieli, ma all'epoca era totalmente diverso. Howard altri non era che Fish, il quale passava ancora a ritirare le lettere che gli spediva il figlio, e viene così arrestato dai poliziotti che gli tendono un agguato. È il 13 dicembre del 1934. Fish viene portato a Sing Sing, dove dopo il processo viene condannato a morte tramite la sedia elettrica. Il giorno della sua esecuzione, che ha luogo 10 mesi dopo la cattura, entra nella sala tranquillo e a tratti emozionato, dichiarando che quella sarebbe stata la sua suprema emozione della vita. Viene dichiarato morto dopo 3 minuti di scossa elettrica. Il suo corpo esanime è sepolto nel cimitero della prigione. Fish viene ricordato come il più anziano condannato a morte mediante la sedia elettrica. Ha così fine la vita di uno degli assassini seriali più freddi, calcolatori e disumani dei primi del Novecento, probabilmente di ogni epoca. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadhausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.